Finisce qui. Inter 0, Milan 1. Il derby va al Milan, un gol di Pulisic ci condanna, ennesimo brutto derby consecutivo. Per me, personalmente, mentre la partita è finita proprio in questo istante, è una bruttissima batosta questo derby. Personalmente, Simon, è un derby che mi fa veramente male perderlo così, con un errore di Sommer. Dopo l'errore di Çalhanoğlu, l'errore di Sommer che è una partita decisa dai portieri, assolutamente. Da un lato Sommer che è impreciso sul tiro di Salmakers, che era una ciabattata da 20 metri comodissima, la respinta trova Pulisic appostato che segna, dall'altro lato Maignan che invece fa un miracolo su Lautaro Martinez, para il rigore di Hakan Çalhanoğlu, un rigore che ricorda sinistramente quello sbagliato contro il Napoli l'anno scorso, proprio in questi big match. Çalhanoğlu sbaglia un altro rigore pesante, partita persa, partita che mi fa molta rabbia per come l'abbiamo persa, perché era una partita, un derby che potevamo affrontare con la testa più sgombra e invece secondo me non l'abbiamo fatto. È una partita che dovevamo aggredire ma con equilibrio, aveva detto Christian Chivu. L'equilibrio c'è stato perché poi l'Inter ha controllato, ha dominato questa partita, ha creato di più, ma del premio expected goal francamente ci faccio poco, perché dicevamo quando è una partita dove i segnali sono buoni ma non vinci lo puoi accettare. Dopo Napoli, Juventus, ora anche il Milan, perdere un altro scontro diretto così fa veramente male. La quarta sconfitta in campionato, che alla lunga in un campionato comunque a 3 punti, se pareggi tante partite è meglio perderne qualcuno in più e poi riuscire a vincere e fare dei filotti, però perdere così e perdere queste partite fa veramente male. Allegri ha ingabbiato l'Inter comunque era superiore, poteva far male, ha creato le occasioni, ha avuto le occasioni migliori. Io non ho però visto quella fame, quella voglia, quella cattiveria che l'Inter poteva e doveva metterci per vincere questo derby, e questa è una cosa che mi fa veramente veramente male. Questa è una batosta molto forte per me, più di un 3-0, più di una lezione, più di un derby che finisce tra Iolè, francamente. Non so tu Simo che ne pensi e qual è il tuo commento a caldo. Sì, sì, perché arrivando da 11 vittorie nelle ultime 12 tutto ti aspettavi tranne che una roba del genere. E purtroppo il calcio è anche uno sport dove a volte quando hai delle lacune, quando hai dei problemi in determinate situazioni, tutto si va ad acuire, e quindi una partita dove comunque tu gli episodi per vincere ne hai più degli avversari, però perdi. E negli ultimi 30 minuti fondamentalmente, quando ti avvicini sempre più a quella fase di partita in cui devi schiacciarli, metterli sotto e far sì che sia un po' la fortuna, un po' le parate, un po' altre situazioni dei miracoli a salvarli, di fatto non c'è nulla di tutto questo, perché continuavamo a crossare in mezzo, cross che 95 volte su 100 venivano respinti dalla difesa. L'emblema di questa partita e per certi versi anche di questa rosa è un Andy Diouf a cui tu ti affidi negli ultimi 10 minuti e che incredibilmente, non dico che sia il migliore in campo, però è quello che entra e fa le giocate che servivano, perché tu in questo momento hai solo Andy Diouf che determinate cose forse te le può portare, ed è emblematico perché fino a ieri Diouf era la mascotte della squadra, con tutto il rispetto, lo mettavamo sul ridere quando si parlava di Diouf, il prestito in Arabia Saudita, in Antartide, su Marte, e tu ti sei dovuto affidare ad Andy Diouf, che ironicamente parlando ha fatto anche una buona partita, nel senso non ha creato nulla, però alla fine tutte le reazioni che creava l'Inter ogni volta che la palla arrivava a centrocampo allargava da Diouf, perché già dopo le prime due avevano capito. Però questo è il sintomo del fatto che a questa rosa mancano evidentemente delle cose se devi affidarti ad Andy Diouf. E infatti, a parte questo, ripeto, negli ultimi 30 minuti Maignan non mi pare nemmeno si sia sporcato i guanti, se non per quel tiro di Di Marco che arrivava a rimorchio, ma nulla di che. È proprio quello che dico perché c'è qualcuno in chat, questa solita cosa del ma che partita guardi, a me questo commento fa imbestialire. Guardo la partita che probabilmente non hai visto tu mentre facevi altro. Allegri purtroppo ha ingabbiato l'Inter, nel senso che quali sono le cose migliori che sa fare l'Inter, le cose che fa bene l'Inter? Intanto coinvolge i giocatori sulla tre quarti con qualità. L'Inter oggi non è riuscita mai a liberare nessuno sulla tre quarti, mai. Sia Thuram che Lautaro hanno avuto grandissime difficoltà lì, anche Bonni non ha mai avuto la possibilità di andare a giocare lì, e dall'inizio del secondo tempo l'avevo detto che si vedeva
che la partita si stava per spaccare, la spaccata il gol del Milan e noi lì non siamo più riusciti a creare nulla, non abbiamo più creato niente, ragazzi, niente, assolutamente. E quindi siamo stati ingabbiati, perché dopo il vantaggio siamo finiti pienamente nella trappola, nella palude che ci è stata creata da Allegri. E questa cosa l'abbiamo pagata carissima, un Inter che davanti continua a sprecare troppo, continuiamo a non essere precisi, c'è un pizzico di sfortuna, ma non possiamo aggrapparci alla sfortuna in questa partita qui, perché comunque il palo di Acerbi è sfortuna, perché per centimetri va a colpire il palo con il colpo di testa. C'era stata l'occasione di Thuram nel primo tempo, c'era stato il tiro di Lautaro che era stato perfetto come tiro, come tempistica, come istinto. Maignan lì ha fatto una grande parata, dall'altro lato il nostro portiere ha di nuovo inciso in negativo. Sfortuna vuole che nel momento in cui si dovrebbe anche creare questo, come dire, passaggio di consegne tra Sommer e Martinez è in un momento personale molto delicato che inevitabilmente sta influendo in questa cosa. Quindi dal mio punto di vista questo è un pizzico di sfortuna. Però, ripeto, il fatto che l'Inter abbia creato tante occasioni non basta dire che Allegri non ci ha ingabbiato, perché quando si affrontano due squadre forti, e questo lo dico sempre, pensare di non creare nemmeno un'occasione, di non subire nemmeno un'occasione non esiste nel calcio. Quindi il Milan sapeva che avrebbe subito delle occasioni. Per me ci ha concesso il minimo di quello che l'Inter poteva creare contro questo Milan, perché per me l'Inter è più forte di questo Milan, avrebbe dovuto e potuto creare molto di più, e quindi ci hanno concesso il minimo di quello che potevano concedere all'Inter in casa loro. Noi dall'altro lato sapevamo che questo Milan ha delle armi a disposizione per farci male con il minimo indispensabile, soprattutto per colpa nostra, per colpa di un portiere che purtroppo sta incidendo. Ecco, dall'altro lato loro hanno un campione che ha portato punti, dall'altro lato noi abbiamo un portiere che purtroppo anche oggi è stato in negativo protagonista, ma così come davanti aver creato, ok, ma abbiamo creato anche da calci piazzati, eccetera, avremmo potuto fare molto di più. Io ribadisco, è una partita dove lo sviluppo e il canovaccio di quello che si vede in campo va in controtendenza con gli episodi. Però il calcio è anche questo, purtroppo. È vero che gli episodi sono di più lato Inter, e quindi avremmo anche probabilmente meritato almeno un pareggio per le occasioni create, però io penso che nessuno abbia avuto l'impressione di un Inter realmente dominante e pericolosa, soprattutto nella parte in cui bisognava esserlo maggiormente, cioè dopo aver subito gol. L'impressione è stata quella di un Inter che ci prova di continuo, prova a buttare dentro dei palloni, gioca un po' sulla speranza, sul rimpallo, poca roba. Tra l'altro hai avuto pure la grandissima occasione di un rigore che io continuo a dire che per me sono rigori con Andrea Bormanco fischiati, lo sbagli, e allora ti ci metti veramente fino in fondo per non vincere questa partita. E quindi, e poi ecco, come dicevo prima, sicuramente il fatto di avere delle lacune evidenti in questa rosa non ti aiuta, perché tu hai giocato la maggior parte della partita senza una fascia, perché Carlos Augusto era in evidentissima difficoltà e a destra tu non hai praticamente fatto nulla. E poi, come dicevo prima, il fatto che tu ti debba affidare a Diouf per cercare di fare delle cose un po' più intraprendenti, un po' meno codificate sul binario del movimento e del gioco, la dice tutta su quello che manca a questa squadra, secondo me. Cioè, sono tutti elementi, non è che ce n'è uno che è decisivo, sono tutti piccoli tasselli che vanno a comporre questo tipo di risultato. Vabbè, in chat c'è un po' di confusione su alcuni che dicono le stesse cose che ho detto io, mi dicono che partita hai visto e hanno detto la stessa cosa che, che ho detto io. Comunque, vabbè. Oggi ci sono state diverse cose che non mi sono piaciute. Carlos Augusto a destra, ecco, si parlava delle assenze. L'assenza di Jimenez nel Milan dicevano era uguale a quella di Dumfries nell'Inter. No, purtroppo l'assenza di Dumfries nell'Inter oggi ha pesato molto di più di quella di Jimenez, perché loro hanno avuto la possibilità di schierare Leao e Pulisic. Noi abbiamo schierato un Carlos Augusto a destra che ci ha permesso di costruire e attaccare a due cilindri o con un cilindro in meno sostanzialmente. Già ci hanno intercettato tutte le linee centrali, non siamo riusciti a creare niente lì sulla tre quarti, in più a destra, ma non voglio dare una colpa a Carlos Augusto, perché Carlos Augusto ha fatto il suo, ci ha provato, ma mettere un giocatore a piede invertito, sì, ha fatto vedere delle cose interessanti, ma
si sono visti quelli che sono i limiti, come quando 2 settimane fa ci dicevano allora mettiamo Luis Enrique a sinistra e io mettevo in guardia Luis Enrique a sinistra non può farlo nell'Inter perché vengono meno i codici di un Inter che ha bisogno dei terzi, dei quinti per giocare e per costruire bene con il resto dei compagni, e messo a piede invertito sulle fasce si crea un problema, si blocca qualcosa. E purtroppo Carlos Augusto oggi è mancata totalmente la spinta lì a destra e si è visto comunque che era leggermente in difficoltà in fase offensiva. Mancando quello, a sinistra dall'altra parte Salma Kers secondo me ha fatto una partita di contenimento buona. Poi ripeto, loro sapevano che avrebbero dovuto concedere delle cose perché noi siamo molto forti, soprattutto da quella parte, ma per me ci hanno concesso il minimo di quello che era il nostro potenziale. E a me la cosa che ha fatto molto rabbia davvero, cioè adesso sto parlando a caldo, giusto, ovviamente, quindi c'è anche il trasporto della partita che ancora porto con me, ma l'abbiamo detto sempre, ieri Kivu aveva detto che bisogna saper leggere i momenti e bisogna anche diventare più cattivi e fare anche più falli, ma noi non l'abbiamo fatto. Una volta che abbiamo capito che Sozza stava fischiando poco, una volta che abbiamo capito che Sozza avrebbe ammonito poco, perché non ci abbiamo giocato su questa cosa? Nel primo tempo Di Marco, quando accende il pubblico e arringa la folla dopo un recupero alto, lì la partita poteva accendersi e poteva trascinare San Siro che avrebbe trascinato la squadra. E oggi l'Inter non ha mai cercato di recuperare la palla alta. È vero che il Milan ha tenuto pochissimo il pallone, ha tenuto pochissimo, ma noi non abbiamo mai attaccato, mai aggredito alti e sappiamo benissimo, ne abbiamo parlato tante volte, di come le azioni manovrate, soprattutto per questa Inter contro avversari così, portano raramente a dei pericoli per la porta avversaria. Le azioni invece costruite recuperando palla alta diventano molto più pericolose tendenzialmente. Quindi io sono deluso dal fatto che mi aspettavo ancora più voglia di vincere, più libertà anche di testa nell'andare ad essere aggressivi e ad attaccare. E il fatto che il Milan non abbia costruito tanto, come state dicendo, ragazzi, per me è un ulteriore aggravante, francamente. Perché avevi visto che Acerbi, che era stato tanto criticato, stava facendo una grande partita sul Leao, lo stava praticamente annullando in ogni momento e quindi potevi permetterti ancora di più di reggerti su quella cosa e di attaccare con ancora più convinzione. Ringrazio Rocco che scrive i portieri hanno deciso la partita, grazie Rocco per la super chat. Grazie mille Michael che scrive in queste partite Lautaro manca sempre. In queste partite dopo la sosta intendi? Sì, vero in parte, diciamo che Lautaro comunque 9 gol nel derby li ha fatti e tra i migliori marcatori all time nel derby, oggi partita veramente da ectoplasma, totalmente assente. Per me, ripeto, ha pagato molto il fatto che lui fa le cose migliori quando viene sulla tre quarti e il Milan lì in mezzo non ci ha concesso mai palloni. Lautaro per me tra i peggiori in campo, Thuram non ha fatto molto di più, anche Thuram purtroppo è mancato proprio l'attacco. Carlos Augusto a destra è stato così abbastanza bloccato. Anche la scelta di togliere Lautaro è stata una scelta forte ma comprensibile, quella di Kivu. La scelta di togliere Cialanoglu lo stesso è stata una scelta forte ma comprensibile perché Sucic stava crescendo nel secondo tempo. De Pica Pica, grazie per il supporto. Dobbiamo sopportare anche Sommer dopo Andanovic. Ripeto, Simo, questo è un problema perché Josep Martinez sta vivendo un momento delicato e questo era forse il momento dell'avvicendamento che però va gestito con cautela. Ma su questo tema non metto bocca perché semplicemente non conosciamo la situazione, quindi non possiamo dire nulla. È evidente ormai che appena ci sia la possibilità si debba fare questa cosa, perché purtroppo Sommer tra la Juventus in particolare oggi e anche altre situazioni ci sta già facendo perdere troppi punti. E quando tu cominci a vedere un portiere che ad ogni tiro verso la porta ti fa venire le palpitazioni, lì è proprio il segno evidente che ormai sei arrivato al punto di dover cambiare. È esattamente quello che succedeva con Andanovic. Ogni tiro diventava una paura, anche quelli più semplici, e poi perché poi sapevi che in qualsiasi situazione poteva venire fuori un errore, un'imprecisione, come poi è stata oggi. Quindi ripeto, non so come stia Martinez, però il prima possibile va fatta questo cambio, perché se no continuiamo a perdere dei punti che poi a fine anno e a fine campionato pesano. Sui derby in generale è un po' un copia e incolla ogni volta, quindi non sta diventando, Sì, come dicevo in cronaca, una psicosi lato nostro paradossalmente.
Purtroppo sì, anche perché il gol è subito come tutti i gol che prendiamo nei derby, tutti uguali, sempre così in uscita. Dottor Tot, grazie, ancora non c'è un piano B per queste partite qui. Emanuele, grazie, il Toro e Marcus 2 paracarri e Carlos fuori ruolo, grazie mille Emanuele. Salva, grazie mille per i beat su Twitch. Chiudo mostrando al volo la classifica, una classifica che poteva esaltarci, che era una grande opportunità questo derby per lanciare un messaggio con la Roma che ha volato a 27, avremmo potuto creare un primo solco con il Milan che sarebbe scivolato a -5, la Juventus sarebbe scivolata a -7 e invece ci ritroviamo addirittura d'un colpo quarti, agganciati anche dal Bologna, con la Roma a 27, il Milan a 25 ci scavalca e aggancia il Napoli, l'Inter inchiodata a quota 24 e il Bologna ci ha agganciati a quota 24 in zona Champions League. Ripeto ragazzi, anche oggi tanti expected goal, va bene, è un Inter che ha creato, ok, ma è un problema che ci portiamo dietro da più anni, da più stagioni, e che in questa stagione vuol dire aver centrato la quarta sconfitta consecutiva. Per me, quando diciamo interpretiamo i segnali e per capire che poi arriveremo lontani, ok, ma quando siamo già arrivati a quattro sconfitte, cioè quando raccoglieremo i frutti degli insegnamenti? Questo è il tema. Ok, le prime volte abbiamo detto va bene, questa volta abbiamo perso un big match, ma almeno abbiamo creato tanto. La seconda pure, la terza pure, siamo arrivati alla quarta e la classifica è cortissima e questa era un'opportunità importante. Oggi mi pesa veramente tanto, non ho altro da dire, sì, ma poi domani a freddo diremo ancora altro. Poi riflettevo che il Milan ha vinto col Napoli, vinto con la Roma, vinto con l'Inter, vinto col Bologna, pareggiato con la Juve. Cioè, e l'anno scorso sono arrivati ottavi. Stanno facendo un lavoro e una crescita che è notevole. Noi siamo l'esatto contrario. Loro poi hanno perso punti con molte piccole, noi invece maciniamo le piccole, Udinese a parte, e però perdiamo i big match. Però con questa rosa qui ci si deve comunque aspettare di più. Mi verrebbe da dire aspettiamo gennaio, ma tanto a gennaio come sempre si dirà che è tutto a posto e che si può andare avanti così, e quindi tiriamo fino a fine anno con i limiti che abbiamo. Chiudiamo qui la nostra clip, mi raccomando, iscrizione al canale, poi ci ritroviamo nel club di Passione Inter su www.passioneinter.club.